everyone. This is the second chapter. I hope everybody is well. This is the second chapter of the Canterville Coast. Buongiorno a tutti. Questo è the second chapter, secondo capitolo of the Canterville Coast. And today we will revise the first chapter. Rivediamo un attimo il primo capitolo. Otis' family comes to Canterville. La famiglia Otis d'America arriva a Canterville e vogliono comprare il Canterville Manor o Canterville Chase, la casa di Canterville, e non ci credono molto nei fantasmi, anche se famiglia che è lì gli avverte che c'è un fantasma in casa. The Otis family doesn't believe in ghosts. Famiglia Otis non crede nei fantasmi perché sono di America. In America loro prendono i fantasmi, li mettono in circo e fanno soldi con questo fantasma. Ok, so let's go ahead. Andiamo avanti. We are on chapter 2. Sir Simon meets the Otis family. Sir Simon incontra famiglia Otis. The storm went on... Sorry, turn the music down. Abbassiamo la musica. The storm went on all night, and the next morning, when the family came down to breakfast, the blood stain was on the library floor again. Quindi la tempesta continuò tutta la notte, e quando la famiglia scese per fare la colazione, la macchia di sangue era di nuovo sul pavimento della biblioteca. This is strange, said Washington. Pinkerton's famous stain cleaner usually cleans anything. It must be the ghost. È molto strano, dice Washington. Pinkerton's famous stain cleaner, il smacchiatore famoso Pinkerton's, normalmente pulisce tutto, quindi deve essere il fantasma. It must be the ghost. He cleaned the floor again with the little black stick. Lui pulì il pavimento di nuovo con piccolo bastoncino nero. But the next morning the stain appeared once more. Ma la mattina dopo la macchia apparse di nuovo. That night, Mr. Otis closed the windows and locked the library door. Quella notte, Mr. Otis chiuse le finestre e chiuse a chiave la libreria. But in the morning, the blood stain was there again. Ma la mattina, la macchia del sangue era di nuovo lì. The family found this most interesting. Is there a ghost or isn't there? They said to themselves. They could not decide. La famiglia era molto interessata. C'è o non c'è il fantasma? Non potevano essere sicuri. But that night they had to answer their question. Ma quella notte loro dovevano rispondere alla loro domanda. After the family was in bed and asleep, a strange noise woke Mr. Otis. It sounded like something metal moving slowly along the passage, and it was coming nearer to his bedroom. He got out of bed and listened carefully. Quella notte loro hanno avuto la risposta alla loro domanda. Dopo che la famiglia è andata a letto, un rumore strano, strange noise, woke Mr. Otis, svegliò Mr. Otis. Sembrava un metallo che trascinava lungo il corridoio. It was coming nearer to his bedroom door. Si
si avvicinava alla porta del bedroom, stanza da letto. He got out of bed and listened carefully. Lui scese dal letto e ascoltò attentamente. The strange noise went on and he heard the noise of footsteps. Il rumore continuò e lui sentì il rumore di passi, footsteps. Then he put on his shoes, took a small bottle from his cupboard and opened the door of his room. Quindi lui si mise le scarpe, prese una bottiglia piccola, presumibilmente per catturare il fantasma, and opened the door of his room, e aprì la porta. There in the moonlight was an old man with eyes as red as fire. His grey hair was long and dirty, and his clothes were old, full of holes, and there were heavy metal chains round his arms and legs. Lì nella luce della luna c'era un uomo vecchio con occhi rossi come fuoco, red as fire. His grey hair, I suoi capelli grigi, was long and dirty, erano lunghi e sporchi, e vestiti pieni e vecchi e pieni di buchi, full of holes. E c'erano heavy metal chains, le catene di metallo, round his arms and legs, intorno alle sue gambe e braccia. My dear man, said Mr. Otis, you really must put some oil on those noisy chains. I've brought you a bottle of Tammy's Sun Oil, which is very good. Everybody in America uses it. I'll leave it here for you and I'll be happy to give you some more when you need it. Quindi, invece di mettersi paura, Mr. Otis dice, caro uomo, devi per forza mettere un po' di olio su quelle catene. Ti ho portato una bottiglia di Tammy's Sun Oil, un olio, che è molto buono. Tutti in America lo usano. I'll leave it here for you, te lo lascio qui. E sono contento di darti di nuovo se ti serve di nuovo, quando ti serve. Quindi Mr. Otis, tutt'altro che paura, gli offre un po' di olio. Okay. He put the bottle on a small table and then went back inside his room and got into bed. Quindi lui mise la bottiglia giù sul tavolo e andò a letto di nuovo. For a second or two, the Canterville ghost stood still. He was so angry. Then he knocked the bottle of oil onto the floor and hurried away. A strange green light came from his body, and he gave a long, terrible cry that rang through the house. But he got to the top of the stairs. A door opened. Two little people appeared, and a large pillow went flying past his head. Per un attimo il fantasma è rimasto di stucco, come si dice in italiano. He was so angry, era così arrabbiato. He knocked the bottle of oil onto the floor. Diede un colpo alla bottiglia di olio per farlo cadere sul pavimento, and hurried away, e corse via. A strange green light came from his body. Una luce verde molto strana venne dal suo corpo, and he gave a long terrible cry, e piangeva terribilmente, which ran through the corridor, che si sentiva lungo il corridoio. But he got to the top of the stairs. Quando lui arrivò alle scale, una porta aprì e due bambini piccoli, two little people, appeared. A large pillow went flying past his head. Quindi un pillow sarebbe cuscino. Un cuscino vola vicino alla sua testa. This was too much for the ghost, so he quickly disappeared through the wall,
and soon the house was quiet again. Era troppo per il fantasma, quindi lui a quel punto è scomparso è completamente scomparso dal muro. When he got to the secret room, the Canterville ghost sat down in the moonlight and tried to think. He was both angry and unhappy. Quando lui è arrivato alla stanza, the Canterville ghost, il fantasma, si mise seduto nella luce della luna e cercò di pensare. Era molto arrabbiato e infelice. For 300 years, he said to himself, I have been the best and the most famous ghost in the country. Everybody has been afraid of me. Per 300 anni io sono stato il fantasma più famoso del paese. Tutti hanno paura di me. There was the Duchess of Bolton not long ago. I put my skeleton hand on her shoulder and she nearly died of terror. C'era la duchessa di Bolton non tanto tempo fa che quasi morta quando io mise la mia mano sulla sua spalla. She's been ill ever since. Lei è malata da quel dì. But there were 4 housekeepers who ran away from house screaming. C'erano 4 persone che lavoravano, housekeepers, persone che lavorano dentro casa, badanti per dire, che corsero via urlando. Then there was that wonderful night in 1752 when Lord Augustus shot himself in the library because he saw a skeleton in the armchair by the fire. Quindi poi c'era quella bellissima notte nel 1752 quando Lord Augustus si sparò quasi nella libreria quando vide lo scheletro vicino il camino seduto sulla poltrona. And there was the beautiful Lady Stutfield, who never spoke after my cold fingers held her long white neck while she sat at dinner. Poi c'era quella signora, quella lady bellissima, Stutfield, che non parlò, mai parlò dopo che io mise il mio dito freddo sul suo collo mentre lei stava a cena. The ghost sat there remembering all those happy times in the past, but he was now not happy, but he was not happy now. After all this, he said, these terrible modern Americans come to the house and give me Tammy's sun oil for my chains and throw pillows at my head. It is too bad. They'll be sorry for this. Oh yes, they will. All night the ghost sat and thought hard. Quindi il fantasma era seduto lì pensando, ricordando tutti quei bei momenti del passato, ma non era più felice. After all this, dice, dopo tutto questo, questi americani terribili che arrivano e mi danno olio per le mie catene e lanciano un cuscino sulla mia testa, è troppo, ne pentiranno sicuramente. Tutta la notte lui pensò. Ok, quindi americani sono nel libro di Oscar Wilde sono considerati come gente moderna. They are modern people, quindi non hanno paura di fantasmi, chiaramente. E quindi è un po' Oscar Wilde fa quello che facevano molti autori. Vedevano gli americani come persone nuove che erano diverse da vecchia Inghilterra
che era molto tradizionale, non riusciva a uscire fuori dalla sua era vittoriana. Gli americani invece erano andati avanti. Questo è il messaggio subliminale che Oscar Wilde dà attraverso questo racconto. Ok, so this is it. Tutto qua. Let's meet on Thursday. Ci vediamo giovedì. And next week on Tuesday there is chapter 3. E poi prossima settimana martedì c'è il capitolo 3. I hope you had fun. Have a great morning and see you soon. Bye for now.